mi rincresce ammettere di essere un po' deluso dal pubblico di giocatori italiani. Disappointed! Alone in the Dark è un nome che occupa una posizione cardine nella seppur breve storia dei videogiochi e per questo può contare su una falange di sostenitori che, per quanto ormai striminzita, tiene in alta considerazione quello che è ritenuto il primo vero survival horror. Dall'anno 2000 si sono susseguiti diversi tentativi di riproporre la serie, con risultati mediocri o addirittura disastrosi. What the f is this piece of shit? Per i più disparati motivi, Alone in the Dark, il primigenio survival horror, il gioco che ha iniziato tutto, si è adoperato nel tentativo di copiare gli altri, evitando magistralmente ogni volta di raggiungere la qualità e la popolarità di chi lo ha seguito. Quando è stato annunciato un nuovo Alone in the Dark, non un mero seguito, ma apparentemente un reboot dell'originale, da amante del genere ammetto di essere stato contento, ma visto il passato della serie ho preferito tenere a bada le aspettative. Perché alla prova dei fatti, il nuovo Alone in the Dark non è per nulla un buon gioco, men che meno un survival horror anche solo passabile. Le recensioni del pubblico Steam sono per lo più positive al 70%, ma se ci concentriamo sul pubblico italiano, vediamo che la grande maggioranza delle opinioni sono positive. Bello! Bel gioco! Storia avvincente! Where's the talisman? It's around your neck? Ah! Un valido remake. Ottimo! Ottimo remake. Ottimo ritorno per la saga. Da consigliare a tutti. Fantastico. Bellissimo. Simile ad Alan Wake 2. Oh no. Che sta succedendo? E non manca qualche frecciatina mirata ai professionisti del settore. Non è che forse la critica è stata un tantino esagerata? Per i grandi recensori nostrani, datevi all'eppica. Poi c'è la mia preferita, né carne né pesce, positiva. Mentre il parere più utile viene da una delle poche recensioni negative. Sarò sincero, mi sto prendendo il mio tempo, ma anche senza averlo concluso posso dire una cosa: il gioco è ottimizzato malissimo, troppi bug, sia audio che visivi, personaggio che si blocca dopo aver ricevuto un colpo, combattimenti legnosi che nemmeno giochi del 2010. Avete atteso così tanto e partorito un gioco mediocre. Questo gioco è un furto in piena regola. Le recensioni Steam internazionali sono di gran lunga più critiche di quelle italiane, la cui generale positività non aiuta affatto la serie, che per migliorare o anche solo per sopravvivere gioverebbe maggiormente di un occhio critico e non di una manica di yes man. Lascia che ti spieghi, Wes. Seduto, Norman. Sì, certamente. Perché quando le cose non vanno bene e si pretende il contrario, finisce come in questo caso, che lo studio chiude i battenti. E perché guarda caso, come spero avranno imparato gli sviluppatori, non basta ingaggiare qualche stella di Hollywood per ottenere in cambio un buon prodotto. Trust me, you're getting your money's worth. At this rate, I'm an absolute bargain. Se ti piace quello che faccio, iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia un mi piace. Grazie.
Alone in the Dark del 2024 è il reboot di una serie che non avrebbe bisogno di presentazioni, se negli anni non fosse caduta in disgrazia. Nell'originale Alone in the Dark del 92 ci sono la tenuta di Derceto con una villa decrepita nel paludoso sud degli Stati Uniti, la misteriosa morte del suo ricco possidente, un'eredità e due protagonisti mossi da motivazioni differenti, l'investigatore privato Edward Carnby e la nipote del proprietario della villa, Emily Hartwood. Ma soprattutto c'è l'influenza di uno dei maestri dell'orrore, come si legge nei titoli d'apertura del gioco originale. Speciali ringraziamenti ad Howard Phillips Lovecraft. L'originale Alone in the Dark del 92, nonostante tutte le limitazioni tecniche dell'epoca, con poche righe di dialogo imbastisce magistralmente la narrativa di gioco e stabilisce chiaramente sia il contesto che la prospettiva da cui viene osservata dai due protagonisti, che per inciso hanno caratteri ben diversi. Questo è il ritratto di Edward Carnby dall'originale Alone in the Dark del 92. Sulla mia porta una targa di ottone opaco dice investigatore privato. I pochi amici che ho mi chiamano Carnby, gli altri mi chiamano il rettile. Non mi interessa pensare a come mi chiama il mio banchiere. Di questi tempi non apro la corrispondenza. Le bollette e le minacce di inviare gli esecutori fallimentari mi rovinano la giornata. Quando mi contattò un'antiquaria di nome Gloria Allen, indossai la mia camicia migliore, misi nella fondina la mia 38 e raggiunsi il negozio più velocemente possibile. Mi aspettavo qualcosa di sordido, probabilmente un ricatto. Ragazzi, mi sbagliavo. Mi è stato chiesto di visitare una proprietà chiamata Derceto e di trovare un pianoforte in soffitta. Era un vecchio pianoforte con cassetti segreti. Il tipo di pianoforte per cui la gente che compra roba nei negozi di antiquariato impazzisce. La casa di Derceto dovrebbe essere piena di cianfrusaglie di classe. Mobili, libri, quadri. Sembrava che chiunque fosse il proprietario di Derceto stesse per essere ripulito. Stavo per parlare di soldi quando Gloria Allen mi consegnò $150 e una chiave. Mi sono trattenuto dal sorridere al pensiero della sorpresa del mio banchiere. Non gli piace che le sue vittime la facciano franca. Sulla pagina wiki di Edward Carnby, presa da Fandom, si legge: Carnby è tenace e riflessivo, seppur d'atteggiamento misantropo, con una scarsissima empatia verso il prossimo ed un senso dell'umorismo disilluso, freddo e pungente, caratteristica per la quale si è guadagnato il soprannome di Il Rettile. Ma è una lettura sbagliata del personaggio. Carnby non è misantropo solo perché ha pochi amici e si ritrova in una storia vagamente ispirata a Lovecraft. Volete sentire un misantropo senza amici? Fatevi un goccio col reporter Richard Dees da The Night Flyer di Stephen King. Scusi se l'ho disturbata. Non fa niente. Pensavo che avremmo potuto essere amici, ma Sì, è vero. evidentemente mi sbagliavo. Jimmy, stammi a sentire ora, io non ho amici. Ho la mia macchina fotografica, il mio aereo e i miei articoli. Non voglio altro. Non mi serve altro. Quindi se cerchi un amico, comprati un cane. Niente di personale. Carnby, seppur per soldi, dimostra sufficiente empatia da promettere all'antiquaria di dare un'occhiata personalmente alla scena del crimine. Ho dato un'occhiata a una copia del rapporto della polizia. L'ex proprietario di Derceto, un certo J. Hartwood, si era impiccato nella soffitta. Il medico legale ha concluso che si trattava di un chiaro caso di suicidio. Ho promesso a Gloria Allen di dare un'occhiata al posto. Inoltre, Carnby non è soprannominato il rettile per la scarsa empatia, ma semplicemente perché, così come i rettili sono creature a sangue freddo, anche lui ha il sangue freddo di ridere in faccia all'orrore. Il mio rapporto sarà pronto tra un paio di giorni.
mi sono documentato sulla storia della vecchia casa. È il tipo di posto da cui i fantasmi fuggono terrorizzati. Omicidi macabri, maledizioni, follia. Per fortuna, l'adorazione del diavolo mi fa sorridere. Quindi questa è la mia idea di vacanza pagata. Kirby è il tipico personaggio da romanzo noir. Mancherebbe soltanto la femme fatale, che purtroppo non è interpretata da Emily Hartwood. La lettera dell'avvocato fu per me un profondo shock. Mio zio era morto per mano propria. Il referto del medico legale era inequivocabile. Si era impiccato nella soffitta. Passata la sorpresa e l'angoscia iniziali, considerai la notizia. Sembrava chiaro che Derceto avesse esercitato un'influenza del tutto morbosa sulla mente di mio zio. Quella vecchia dimora scricchiolante, con le sue storie insolite, la porta segreta della biblioteca, l'antico orologio del piano superiore, tutti quei libri occulti che mio zio non riusciva a non leggere nonostante i suoi fragili nervi. Il destino aveva puntato il dito. Derceto aveva intrappolato la sua preda. Il signor McCarthy, l'avvocato di famiglia, suggerì di vendere la vecchia casa. Io mi opposi immediatamente all'idea. Ricordo la sua voce che diceva: «Guarda il pianoforte, Emily. Guarda meglio. Forse il cassetto segreto ci fornirà una spiegazione, ma ho la sensazione che le cose non saranno così semplici. La vita è un mistero, che contiene altri misteri. Zio Jeremy me lo ha insegnato». Emily non è una femme fatale e nemmeno un investigatore come Kirby, ma un membro dell'altolocata famiglia Hartwood, ed è turbata dal destino dello zio che sembra essersi tolto la vita in circostanze poco chiare. Una donna comune con paure immaginarie e reali. Ora è il momento di affrontare i misteri. Derceto mi sta aspettando. Prego che la mia paura non sia altro che il frutto della mia immaginazione. Nulla mi convincerà mai che mio zio fosse pazzo. Ma perché, secondo la polizia, ha bloccato la finestra della soffitta con il vecchio armadio? Da un lato c'è Kirby, lo scafato investigatore dal sangue freddo che non lascia l'ufficio senza la sua 38. Dall'altro c'è Emily, la nipote piena di paure che rimpiange la sorte dello zio. E nel mezzo la misteriosa Villa Derceto nella cornice degli anni 20 nel sud degli Stati Uniti. Questo lungo preambolo è necessario per giudicare il reboot di Alone in the Dark, in particolare l'interpretazione dei due protagonisti, perché quando si costruisce su una base preesistente è importante avere un punto di riferimento da cui partire, e l'introduzione del gioco del 92 offre tutto quello di cui c'è bisogno. Nel reboot di Alone in the Dark, Kirby è interpretato dall'attore David Harbour. We will hunt monsters! And when we are at a loss amidst the hypocrisy and the casual violence of certain individuals and institutions, we will, as per Chief Jim Hopper, punch some people in the face when they seek to... Che potreste aver visto in Stranger Things, Black Widow e in Hellboy del 2019, anche se in quest'ultimo caso spererei di no. Sorry! Mentre Emily è impersonata da Jodie Comer, di cui non avevo mai sentito parlare, e la cosa rimarrà così. La sequenza iniziale propone una rilettura piuttosto fedele e ben realizzata dell'originale introduzione del gioco del 92, con un viaggio in auto attraverso la fitta vegetazione di cipressi del Bayou, ma con la differenza che i due protagonisti viaggiano assieme e stavolta ad attraversare la strada non è un rospo, ma un caimano, che visto l'ingombro guadagna il diritto di precedenza. A bordo dell'auto, il dialogo tra i protagonisti è asciutto e puntuale. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. E come nel caso dell'introduzione al gioco originale, accompagna lo spettatore nel mondo di gioco e lo mette al corrente solo dei fatti indispensabili per avviare l'indagine e suggerire un alone di mistero. La musica è un jazz azzeccatissimo.
La colorazione giallognola dell'immagine riprende il look del gioco originale e la recitazione è eccellente. Non a caso si parla di 2 attori. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. È appena l'inizio del gioco, ma le già alte aspettative verranno presto disattese. Sia i modelli di Emily che Carby sono ottimi, ma i loro volti così dettagliati e verosimili non fanno altro che mettere in evidenza quanto siano scadenti quelli di tutti gli altri personaggi, che in mancanza di accurate scansioni facciali di persone vere e proprie, si devono accontentare di sguardi vacui, occhi vitrei e in generale fattezze da manichino. Get that face out of my face. Oltretutto, come sembra essere inevitabile oggigiorno, nel copione è stata inoculata una dose nociva di umorismo Marvel. You're not making any sense, Jeremy. Così che Carby diventa il giullare della situazione. Where's the talisman? It's around your neck? Un buffone costantemente sfottuto da Emily, con buona pace dell'originale Carby rettile del gioco originale. Perché qui sembra più un pandabeone. What are you doing? Oh, I found some. Great. Was it alcohol? God, no, I just got the wind knocked out of me. Fa piacere sentire la recitazione di 2 veri attori, ma sono dell'idea che piuttosto che sperperare l'intero budget su 2 stelline di Hollywood, sarebbe stato meglio distribuire le risorse in modo più attento. So THQ Nordic invited me for a real-life haunted house experience. Per dare almeno una parvenza di umanità all'intero cast, perché così come sono, il vero orrore Lovecraftiano sono i modelli di certi personaggi. Le scelte operate nella produzione di questo gioco mi lasciano perplesso, perché quando ad esempio il protagonista si avvicina ad una ringhiera, lo vediamo posare una mano in un'interazione contestuale automatica, ma quando invece è il momento di riporre il fucile, l'arma svanisce nel nulla. Quindi, ricapitolando, al corrimano è stata dedicata un'attenzione maniacale, ma nessuno si è preso la briga di creare un'animazione per quando si sfodera e rinfodera il fucile, che tra l'altro in un survival horror è una cosa che capita molto più di frequente che mettersi al davanzale come Giulietta. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. La pistola usata da Carby è una Colt Detective Special in calibro 38 Special, una scelta azzeccata visto che è in circolazione dal 1927 ed è lo stesso calibro che viene nominato nell'introduzione del gioco del 92. It became the detective's gun, used by police officers in plain clothes, used by armed citizen, used by bad guys, and also just made a nice trail gun. Il gameplay è decente, ma gli effetti dei colpi di pistola sui nemici sono fiacchi. Mentre la doppietta e il mitra Tommy Gun sono più che riusciti. Nessuna delle armi da mischia, come mazze, asce e attrezzi da giardino vari, trasmettono il giusto feeling. Il colpo entra in contatto con il nemico, ma poi lo attraversa senza effetti apprezzabili. E come se non bastasse, questo genere di armi hanno la consistenza del burro ad agosto, così che si disintegrano nelle vostre mani dopo una manciata di utilizzi. Ma il peggio del peggio sono gli oggetti lanciabili sparpagliati per il mondo di gioco. Infatti non riesco a capacitarmi di chi possa essersene uscito con un sistema del genere.
Vi avvicinate ad un sasso, una bottiglia o un mattone convenientemente poggiato lì per essere lanciato addosso a un nemico. Ma per poter mirare è necessario tener premuto il pulsante azione, perché l'oggetto viene lanciato nel momento esatto in cui rilasciate il pulsante. Vediamo un po'. È stata una pessima idea. È vero, molto utile. Volete spostarvi di mezzo metro per allineare la traiettoria con la capoccia del mostro della laguna? Tenete premuto il pulsante mentre vi spostate alla velocità della morte e sciami di nemici fanno la conga verso di voi. E si potrebbe anche chiudere un occhio sull'idiozia di questa meccanica. Ma che Ma non posso portarmelo in giro? Beh, ma se gli oggetti lanciabili fossero anche solo minimamente efficaci. Ma cosa cavolo serve? Ma anche quando ad esempio capita di prendere di sorpresa un nemico impegnato a schiacciare un pisolino e gli tirate una sassata sulla capa, quello si sveglia fresco come una rosa e giustamente incazzato. Hey yo, what the fuck? I nemici hanno occasionalmente comportamenti anomali, come ad esempio un acaro diventato immortale, o ancora peggio, un acaro immortale invisibile. O d'altra parte nemici volanti per nulla pericolosi, ma al massimo fastidiosi come zanzare. Che si piantano alle pareti come freccette, ripresi dall'immancabile telecamera compenetrata nella scenografia. I combattimenti di questo moderno Alone in the Dark degenerano spesso in stupidi girotondi, mentre si è impegnati a respingere una manciata di nemici con armi anemiche. E con questo stesso arsenale di armi di cartapesta, ad un certo punto vi troverete in quello che considero il punto più basso del gioco. Il livello che gli sviluppatori hanno osservato attentamente prima di dire sì, va bene così. Per me, il battello incagliato infestato dagli acari è una cagata pazzesca! 92 minuti di applausi! Appena messo piede a bordo, verrete accolti dalla vista di acari animati male, ma proprio male, che risalgono una ciminiera senza nemmeno toccarla. Guarda, si muovono in branchi. Ok. Come a presagire il genere di esperienza di prim'ordine che vi aspetta. No! L'intero battello è infestato da stormi infiniti di acari, vestiti per l'occasione con giubbotti antiproiettile. Beh, ma stiamo scherzando? Così che nemmeno 2 fucilate a bruciapelo sono sufficienti per un'efficace disinfestazione. No. Questi acari sono coriacei. Ma cos'è questo combattimento, ragazzi? Quasi indistruttibili, sciamano al punto di impedire il passaggio. No, ma cos'è questa... Cos'è questo troiaio assurdo? Cosa cazzo? No, ma... Sono incastrato. Sono incastrato nella porta.
sprecano risorse già di per sé limitate e come se non bastasse si appiccicano simpaticamente alla faccia. Oh ma gli sviluppatori hanno dato un'occhiata e deciso che va bene così. 60 euro, prego. Gli scontri con i boss sono anche peggio. Si va dalla ridicola partita a nascondino contro l'uomo nero, accompagnata da una musica non proprio adatta all'azione furtiva. Passare al solito girotondo idiota con contorno di mazzate. Fino ad arrivare alla rissa da bar tra ubriachi. E questo non include l'esasperante boss finale, che è una collezione dei migliori insuccessi di game design di questo gioco. Oh! Il combattimento fa veramente cagare. In generale, l'ambientazione e l'atmosfera sono buone, anche grazie agli effetti volumetrici, costosi in termini di risorse ma ben riusciti, anche se osservando un po' più da vicino si può notare che sono stati smussati diversi angoli, come il fumo di un motore fatto di immagini PNG statiche in 2 dimensioni, come certi oggetti della scenografia che fluttuano a pochi centimetri da terra, o come la mancanza di riflessi in tempo reale, che si potrebbe essere portati a credere che fossero stati inclusi, visto con quanta fatica gira questo gioco. Mentre la scelta stilistica di illuminare una certa parte del gioco con luce naturale molto forte non fa altro che mettere in evidenza tutti i difetti dei modelli dei personaggi, perché è ovvio che l'intero gioco è stato pensato per la penombra. Ma la presa in giro definitiva arriva nel momento in cui questo nuovo Alone in the Dark rende omaggio all'originale, cioè quando ad un certo punto l'inquadratura passa dalla terza persona dinamica a spalla alla classica telecamera fissa e tutto quanto di botto migliora. Detective, am I glad to see you? Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. D'un tratto, i modelli di qualità discutibile non sono più un problema, perché sono troppo piccoli per farvi sanguinare i bulbi oculari. L'illuminazione è perfetta, perché deliberata, e addirittura la motion capture sembra dare nuova vita alle animazioni, che diventano più espressive e teatrali, così che anche la recitazione degli attori ne trae beneficio. Per non parlare del motore grafico, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo e smettere di affannarsi per mantenere una frequenza dei fotogrammi stabile. Chiamatemi boomer, ma avrei preferito che l'intero gioco fosse stato fatto così, a telecamera fissa. You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later. Are you going inside the closet? Yeah. Got a problem with that? Mentre la decisione più idiota, e in questo caso in colpo il marketing, è stata vendere a parte una manciata di filtri che trasformano l'intero reboot nell'originale del 92, con tanto di pixel giganti e modelli poligonali, assieme al commento della regista e un paio di altre chicche. Queste cose sarebbero state la perfetta ricompensa per aver terminato il gioco in qualche modo particolare. Ad esempio sotto un certo tempo, che ne so, l'incentivo ideale alla giocabilità. Vi chiedete come faccio a sapere che questi DLC sono validi pur non avendo comprato l'edizione più costosa del gioco che li include? Beh, lo so perché alle ore 18 della data di lancio questi filtri erano disponibili per tutti, a prescindere dall'edizione del gioco. 30 minuti e 2,4 GB più tardi, cioè dopo il primo aggiornamento eseguito a tempo di record, le cose sono state sistemate e il community manager di THQ Nordic mente in modo spudorato quando scrive che l'aggiornamento corregge un problema di back-end per risolvere alcuni rari problemi
timidi prestazioni. No, scrivo io, hanno rimosso il commento dell'argista e i filtri inclusi nella versione deluxe, precedentemente disponibili per tutti, anche per il gioco base, forse a causa di una svista. È un peccato, era roba forte. Mentre qualcuno aggiunge: gli arraffoni sono più occupati a rimuovere i filtri Instagram da $5 che far funzionare correttamente il gioco. Ben detto. Well fucking said. Il reboot di Alone in the Dark del 2024 è un progetto mal gestito e un gigantesco buco nell'acqua. La storia è rimescolata in modo caotico. La villa di Derceto non è un personaggio centrale con cui familiarizzare, anche per colpa delle continue dislocazioni spazio-tempo. Il gameplay è più spigoloso dei modelli del 92. L'orrore è all'acqua di rose. La sopravvivenza è garantita, mentre l'attenzione sembra essere stata concentrata su aspetti marginali. E le risorse allocate allo star power degli attori di Hollywood potevano benissimo essere reinvestite altrove. Are you all right, detective? No, actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go. Questo gioco ha bisogno di critiche più che di lodi, perché è così che un prodotto può migliorare. E per rispondere a chi suggerisce che è indispensabile giocare entrambe le campagne dei due protagonisti per avere la massima esperienza possibile, sì, un particolare ringraziamento a Bar e Sita e Borsa, i primi abbonati al canale. Per ora è tutto. Io sono Tora e vi saluto. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Too many of them. I gotta get out.